Il tempo vola, è già passato un mese dallo scorso video dedicato agli speciali contest che stiamo organizzando insieme agli amici di Pokéos. In quello precedente l'obiettivo era realizzare un Pokémon di tipo Roccia Spettro, combinazione inedita mai usata. Questa volta invece abbiamo deciso di dedicarci a qualcosa di più contemporaneo, dedicato al prossimo gioco in uscita, Leggende Pokémon ZA. Non sappiamo praticamente nulla su questo titolo, se non che ci sarà il ritorno della meccanica più amata dai fan dei mostriciattoli tascabili, ovvero la Mega Evoluzione. Partendo da questo elemento, la domanda che ci siamo posti è la seguente. I poveri starter di Kalos, Chesnaught, Delphox e Greninja riceveranno finalmente la loro personale Mega Evoluzione in questo gioco, dato che nei titoli originali non le avevano? Ecco dunque che il tema di questo concorso era proprio questo, realizzare le Mega Evoluzioni di questo trio dimenticato, anche da Game Freak. Ricordo che i vincitori riceveranno un account premium sul sito Pokéos, mentre il vincitore assoluto scelto dai vostri like avrà anche un simpatico omaggio fisico preso direttamente dal sito di Yukidex. Detto questo, scopriamo i fortunati di oggi. Andiamo in ordine di Pokédex, dunque la prima Mega Evoluzione che vedremo sarà quella di Chesnaught. Sicuramente è il meno amato del trio degli starter di Kalos, ma magari questa sua nuova forma vi farà cambiare idea. Come vincitore per questa catena evolutiva abbiamo Fede e questo è il suo disegno. Questa è stata soprattutto una mia personalissima scelta per via di un particolare dettaglio all'interno del design. Questo Pokémon stacca le enormi spine di legno sulla schiena e le usa come lance in combattimento. Questa chicca mi ha conquistato e ha fatto meritare la vittoria a Fede. Ma andiamo più nel dettaglio. Questo Mega Chesnaught prende le sue origini dalla cavalleria napoleonica unendo le tre tipologie che la costituivano. La cavalleria pesante, formata principalmente dai corazzieri, così come la corazza di Chesnaught, la cavalleria di linea, formata dai dragoni, guerrieri estremamente versatili. Ed infine la cavalleria leggera, formata da cacciatori a cavallo, ussari, ma soprattutto da lancieri, dal quale il design riprende appunto le lance. Nella concept art possiamo notare come il suo elmo sia capace di chiudersi e proteggere il volto del Pokémon, e riprende quello dei cavalieri francesi. Per concludere il tutto, la coda di foglie è simile alla coda dell'animale estinto dal quale Chesnaught prende le sue origini, ovvero il Doedicurus, simile agli attuali armadilli. Ottimo lavoro e che vi sia d'esempio, a volte sono i dettagli a fare la differenza. Mega Chesnaught, il Pokémon spincorazza di tipo Erbalotta. L'energia della Mega Evoluzione è confluita principalmente all'interno della corazza del Pokémon, forzandola ad una crescita continua, rinforzandola. Grazie proprio a questa crescita, Chesnaught può staccarne pezzi per usarli in battaglia, principalmente le spine sulla schiena che diventano delle enormi lance con le quali carica i nemici. Tuttavia, questo continuo aumento della corazza appesantisce sempre di più il Pokémon, addirittura perforandolo e provocandogli un dolore atroce se la Mega Evoluzione dura troppo a lungo. Tolto Chesnaught è il turno di Delphox. Personalmente ho sempre considerato questo Pokémon un peccato, poiché le idee alla base del suo design sono ottime, ma si perdono un po'. Principalmente si basa sui Fennec, conosciuti anche come volpi del deserto, fusi con la classe del mago presente negli RPG, così come Chesnaught si basa sul cavaliere e Greninja sul ladro e simili. Purtroppo Delphox ricorda la figura degli stregoni e dei maghi solamente per la finta bacchetta formata da un legnetto che porta in mano, ed è per questo che Mallory ha deciso di utilizzare la Mega Evoluzione per dare al Pokémon tutte quelle caratteristiche che dovrebbe avere normalmente. Non ci sono particolari ispirazioni dietro questo design, poiché mantiene quelle originali esasperandole in maniera intelligente. Il pelo delle orecchie si attorciglia intorno alla fronte, andando a formare un vero e proprio cappello da stregone. Allo stesso tempo, il pelo si estende anche sul collo, diventando sia il colletto di un abito, ma soprattutto la folta barba che siamo soliti immaginare sul volto degli stregoni più potenti e antichi. L'abito di Delphox si apre e assume una forma più dettagliata, la corda prende fuoco e il suo piccolo bastoncino diventa un enorme bastone magico biforcuto, dal quale scaturisce una fiammella fluttuante a mezz'aria, controllata dai poteri psichici del Pokémon. A mio parere, piccoli accorgimenti e correzioni che rendono il design di Delphox molto più interessante e coerente con la sua idea iniziale. Mega Delphox, il Pokémon volpe di tipo fuoco psico. Le capacità psichiche di Delphox hanno raggiunto il loro apice grazie all'energia scatenata dalla Mega Evoluzione. Addirittura si dice che ora sia in grado di vedere il futuro e quindi prevedere qualsiasi mossa nemica, tanto da non aver nemmeno più bisogno della vista. Durante la Mega Evoluzione infatti sembra diventare completamente cieco, senza infierire sulle sue abilità combattive. Controlla le fiamme con una precisione minuziosa e può manipolarle a piacimento senza nessuno sforzo. Concludiamo il trittico di Mega Evoluzioni con quella di uno dei Pokémon più amati di sempre, ovvero Greninja. In questo caso ciò che ci ha colpito di più è stata l'intelligente mossa di cambiare tipo a Greninja, dato che possiede già una sorta di Mega con quella tipologia, ovvero il Greninja di Ash, nato dalla Morfosintonia. Metalord ci presenta il suo Mega Greninja di tipo acqua ghiaccio, figo come non mai.
Questo cambiamento non è casuale, ma vede la sua ispirazione principalmente in Skadi, una figura mitologica norrena invernale, la presentazione della caccia. A primo impatto potrebbe sembrare strano, ma voglio ricordarvi che i Veltal, Xeniers e Zegard sono anch'essi ripresi da figure derivanti dalla mitologia norrena, quindi a modo suo ha senso. La lingua del Pokémon si tramuta in 3 file di nebbia, che si basano sulle Morning Glory. Sono un fenomeno atmosferico composto principalmente da nuvole, che si estendono in lunghezza anche per 1000 km. L'armatura di ghiaccio riprende quella dei samurai, mentre il disegno in sé ricorda 2 personaggi immaginari. Gatsu, protagonista di Berserk, e Malenia, un boss di Elden Ring, che riporta un elmo simile. Tralasciando questi ultimi 2 dettagli, il design di questa mega evoluzione è molto convincente, soprattutto se immaginiamo delle copie illusorie dei Greninja che si sviluppano dalle lingue nuvole che lo circondano. La lancia di ghiaccio era semplicemente figa, quindi l'ho lasciata. Mega Greninja, il Pokémon ninja di tipo acqua-ghiaccio. L'energia della mega evoluzione ha cristallizzato una gran parte dell'acqua presente nel corpo di Greninja, donandogli una corazza forte e resistente. Allo stesso tempo, quasi come un principio di scambio equivalente, la sua lingua evapora fino a diventare di una sostanza simile al vapore o alla nebbia. Grazie a quest'ultima riesce a creare copie di se stesso a velocità pazzesca per confondere i nemici, e allo stesso tempo ad alzare banchi di nebbia nei quali nascondersi e colpire da lontano con le sue lance di ghiaccio. Con questo gli starter sono finiti, ma abbiamo un ultimo disegno da vedere, ossia quello che ha ricevuto più like e votato da voi. Questa volta il fortunato è Mucco, con il suo Mega Chestnut. Wow, il meno amato da tutti, ma che ha vinto sugli altri 2. Qui si è ribaltata la situazione. Così come il Delphox, anche qui non abbiamo particolari ispirazioni utilizzate dal creatore, ha semplicemente reso più complesso il design base di Chestnut, e che dire, alla fine è così che funziona la Mega Evoluzione, quindi non posso lamentarmi. Abbiamo già parlato abbastanza prima di questo Pokémon, dunque vi lascio all'ultimo artwork di oggi. Mega Chestnut, il Pokémon spincorazza di tipo erbacciaio. Chestnut, una volta mega evoluto, indurisce la propria corazza talmente tanto da essere praticamente indistruttibile, acquisendo il tipo acciaio. Questo però lo rende estremamente pesante, tanto da riuscire faticosamente a sorreggere il suo stesso peso. Le spine sul suo corpo diventano più aguzze, utili per difendersi ferendo i nemici. Usa la sua coda come una vera e propria ascia, sferrando potenti attacchi taglienti. Bene ragazzi, altro video, altra fine. Che ne pensate? Vi sono piaciuti i lavori dei vincitori? Vi lascio in descrizione il link del sito per vedere tutti gli altri lavori partecipanti a questo contest. Vi ricordo di iscrivervi, lasciare like e attivare la campanella. E mi raccomando, state attenti, tra poco inizierà il nuovo concorso a tema natalizio. Alla prossima!